Nel mondo delle riprese aeree fatte con i droni stanno prendendo sempre più piede le riprese aeree effettuate con i droni FPV. Questo perché, a differenza delle riprese aeree effettuate con i droni cosiddetti stabilizzati, come potrebbe essere il Mavic 3, il nuovo Mini 3 Pro, i droni FPV rendono la scena molto cinematica, molto dinamica, come potete notare. In questo caso sto facendo un volo di esempio, non è un esempio di come devono essere effettuate queste riprese a scopo cinematico, però può rendere l'idea. Questo è un simulatore di volo, si chiama Velocidrone e lo sto utilizzando in modalità acro per addestrarmi appunto a pilotare questi droni. In questo settore, quello dei droni FPV utilizzati per realizzare riprese aeree cinematiche, ci sono varie classi e ci sono varie configurazioni che possono essere più o meno adatte a seconda di dove si intende volare. Ad esempio, un volo come questo difficilmente lo faremo con il DJI FPV che pesa 800 grammi e è molto pericoloso, oltre alle questioni normative che bisogna rispettare. Invece questo sarebbe già più indicato, essendo più leggero, anche se è un po' tirato per il collo dal punto di vista regolamentare, però è sicuramente meno pericoloso del DJI FPV. Magari sarebbe meglio orientarsi su qualcosa di ancora più leggero, tipo questo, anche se in un volo di questo genere sarebbe un po' tirato in esterno così. Droni come il Cinelog HD35 con installata sopra una GoPro 9 o 10 sono in grado di competere a livello di qualità video con droni stabilizzati. In questo caso, ad esempio, vediamo un Cinelog HD35 accanto a un Mavic 3. Questi, ad esempio, sono due droni ai vertici delle rispettive categorie. Il Mavic 3 per i droni stabilizzati, il Cinelog HD35 per i droni in stile Cinevoop. I Cinevoop sono droni che permettono di andare sia veloce sia piano, sia in vicinanza stretta di ostacoli che di persone per i modelli più leggeri come questo, ad esempio. Ne esistono di diversi pesi e grandezze, i modelli più piccoli sono ideali per volare in ambienti interni, sfiorando le persone e agli ostacoli. Sicuramente avete già visto dei video in cui si vede un drone volare in esterno, poi entrare attraverso una porta e girare per un locale, per una sala da bowling e via dicendo, con riprese molto molto dinamiche e spettacolari, riprese d'effetto. I Cinevoop e i droni FPV da ripresa in generale sono caratterizzati dall'avere due componenti principali: una telecamerina che utilizza il pilota per pilotare in prima persona con gli occhiali, quindi in FPV, con il ritorno video che può essere digitale oppure analogico. Il sistema digitale più famoso è quello DJI, e poi la seconda componente è la camera per registrare video ad alta qualità. Questa camera payload però deve avere un compromesso perché dipende dalle dimensioni del drone, e quindi non possiamo in questo caso ad esempio installare sopra una GoPro 9 o 10 perché il drone non riuscirebbe a portare il peso. E così in questo contesto dei droni Cinevoop sta per entrare DJI. Infatti, dopo aver presentato il DJI FPV drone, che abbiamo visto prima, un drone molto più grande, più pesante, non è un drone Cinevoop, DJI ha deciso di scendere in campo con Avatar, un piccolo drone Cinevoop che rivoluzionerà questo mondo. Ed eccolo Avatar in una foto leak. Ovviamente ufficialmente questo drone non esiste ancora e tutto quello che dirò tra poco è da considerare rumors. Rumors che però ritengo molto attendibili, ed è per questo motivo che ho realizzato questo video. Si tratta di nuove informazioni che non sono ancora presenti in rete. Queste foto invece sono già conosciute, sono trapelate qualche settimana fa e le abbiamo già viste tutti. A proposito di foto trapelate, c'è un fake e riguarda il visore. Gli occhiali V3 che saranno da utilizzare con il DJI Avatar non sono come quelli a destra è un fake perché semplicemente sono state presi gli occhiali V2 ristretti e con due antenne aggiunte. In effetti il dettaglio delle due antenne aggiunte, per quanto ne so io, è corretto, e anche la dimensione più ristretta è corretta, però
Nel complesso assomiglieranno più alla figura di sinistra, saranno molto simili a quelli che si vedono a sinistra, su cui io ho aggiunto due antenne fisse non removibili. Ma torniamo al drone. DJI Avata rivoluzionerà il mondo dei CineVoop per le sue caratteristiche molto interessanti secondo le informazioni esclusive che ho reperito, che ricordo sono da intendere come rumors, indiscrezioni non ufficiali e non confermate. Iniziamo dal peso. Avatar peserà meno di 500 grammi, probabilmente peserà intorno ai 400 grammi. Notizia molto importante, perché è vero che è sopra i 250 grammi, ma stando sotto ai 500 grammi significa che lo possiamo utilizzare in A1 fino al 1 gennaio 2024 con l'attestato A1A3, col patentino A1A3. E quindi, se la zona geografica OS lo permette, si può utilizzare anche in scenario urbano, però senza prevedere il sorvolo di persone non informate. Tutto ciò fino al 1 gennaio 2024. Dopo si potrà utilizzare in A3 oppure in operazioni specific se non avrà il marchio C1. Incredibile l'autonomia di volo reale per il tipo di drone, dai 12 ai 14 minuti, ed è un valore veramente incredibile perché i Cinevoop di questa categoria in genere volano per 5-6 minuti perché hanno la camera ad alta definizione da portarsi dietro. Su Avatar invece abbiamo tutto integrato e quindi risparmiamo questo peso a beneficio dell'autonomia di volo. A proposito di camera, sarà ovviamente stabilizzata 4K 60 fps con un FOV ultra wide. Questa è la novità rispetto al DJI FPV ad esempio. In questo caso avremo un FOV in stile GoPro con Real Steady, e quindi una grande cosa perché a mio parere la qualità della GoPro con la stabilizzazione Real Steady è il massimo che si può ottenere in questo momento per questo genere di droni. Per quanto riguarda le modalità di volo, vado a negare un rumors che è stato diffuso dove si diceva che questo drone non aveva la modalità acro. Le mie informazioni dicono che avrà anche la modalità acro, quindi modalità manuale, normale e sport, esattamente come il DJI FPV. Non so se la modalità acro anche qua andrà sbloccata, però ci sarà. Oltre al VPS per il volo in interni, avrà anche il GPS con la possibilità del ritorno a casa automatico per il volo in esterno, anche se questo è un drone pensato più per l'indoor, più per la vicinanza alle persone e agli ostacoli che per volare lontano in esterno, però a quanto mi è stato riferito da una fonte si comporta bene anche in outdoor e anche in presenza di vento. Come abbiamo visto sarà da utilizzare con i visori, con gli occhiali V3, però probabilmente saranno compatibili anche con i V2 con un aggiornamento firmware, ma su questa informazione non ho certezze. È probabile, ma non ho certezze. Le altre sono più certe, sempre nell'ambito dei rumors, quindi informazioni non ufficiali e non confermate. Questo invece non è un rumors esclusivo, è un'informazione che è già stata data da altri. Presentazione, comunque è una conferma, anche io ho avuto un'informazione che la presentazione sarà a luglio, quindi DJI presenterà Avatar a luglio. Purtroppo però nulla mi è stato detto sui prezzi, quindi sui prezzi non so nulla. Bene, ho terminato tutte le informazioni in mio possesso, spero che saranno quelle reali effettivamente. Io confido che saranno le caratteristiche reali. Se sarà così, sarà veramente un drone best buy in grado di rivoluzionare il mondo dei Cinevoop. Staremo a vedere. Nel frattempo vi ringrazio se siete arrivati fino a qua, vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie a tutti, buona continuazione e al prossimo video con Quadricotero News. Vi aspetto nei commenti.